Un salto quantico dal microscopico al macroscopico, il Nobel per la fisica 2025 a Clark, Dvoret e Martinis. Nel 2025 il premio Nobel per la fisica ha scelto di premiare uno dei temi più suggestivi e inquietanti della fisica moderna, la possibilità che fenomeni quantistici, tipicamente relegati al microscopico, possano manifestarsi su scale più grandi, persino su dispositivi tangibili. La Royal Swedish Academy of Sciences ha annunciato il 7 ottobre che i tre vincitori sono John Clark, Michel H. Dvoret e John M. Martinis for the discovery of macroscopic quantum mechanical tunneling and energy quantization in an electric circuit. Questa motivazione, apparentemente tecnica, racchiude un'ambizione enorme: mostrare che le stranezze del mondo quantistico, dove le particelle possono attraversare barriere, esistere in sovrapposizione di stati e possedere livelli di energia discreti, non sono limitate ai regni dell'infinitamente piccolo, ma possono emergere anche in circuiti reali, costruiti in laboratorio, manipolati e osservati. Il problema di fondo è l'obiettivo degli esperimenti. Una domanda centrale che attraversa buona parte della fisica quantistica è: fino a che scala possono sopravvivere gli effetti quantistici? È facile osservare il salto quantico o l'effetto tunnel per singole particelle, elettroni, fotoni o atomi isolati. Ma quando moltissimi di questi oggetti cooperano, come in superfici, conduttori, circuiti, il rumore termico, le decoerenze e le interazioni tendono a schiacciare o cancellare la quantumness, la natura quantistica del sistema. Clark, Dvoret e Martinis hanno costruito negli anni '80 circuiti a base di elementi superconduttori, componenti in cui la resistenza elettrica è idealmente nulla, separati da sottili strati isolanti, formando junctions di tipo Josephson. Su questi circuiti hanno cercato di far emergere in modo controllato due fenomeni: il tunneling quantico macroscopico e la quantizzazione dell'energia. In pratica hanno trattato l'intero circuito come se fosse un oggetto quantico collettivo, un insieme di coppie di Cooper, le coppie di elettroni che in un superconduttore si comportano in modo collettivo, che possono tunnellare attraverso una barriera potenziale che, dal punto di vista classico, non dovrebbero poter superare. In uno stato iniziale il circuito rimane intrappolato in un regime a tensione zero, ma occasionalmente, tramite effetto tunnel, esso riesce a uscire da quel regime, generando una tensione rilevabile. Questo passaggio è il segno di un comportamento quantistico su scala appreciabile. In aggiunta, i ricercatori hanno stimolato il circuito usando microonde. Se il sistema assorbe energia in quanta discreti, cioè non in modo continuo, si comporta in accordo con le predizioni della meccanica quantistica, salta tra livelli di energia distinti. La dimostrazione sperimentale che anche un sistema grande, almeno relativamente, obbedisce a questa quantizzazione è stata una pietra miliare. In altre parole, un oggetto quantico artificiale su scala di chip. I protagonisti: biografie e percorsi. John Clark è nato nel 1942 a Cambridge, UK. Ha conseguito il dottorato al Cavendish Laboratory di Cambridge nel 1968, prima di trasferirsi negli Stati Uniti e diventare professore all'Università della California, Berkeley. È noto per i suoi contributi nella ricerca con superconduttori, in particolare nello sviluppo di dispositivi ultrasensibili come i SQUID, Superconducting Quantum Interference Devices. Berkeley News racconta che Clark, oggi emerito, è rimasto profondamente sorpreso dall'assegnazione del Nobel. The Surprise of My Life. Michel H. Dvoret, nato nel 1953 a Parigi, ha studiato alla École Nationale Supérieure des Télécommunications e poi ha conseguito il dottorato presso l'Università di Orsay, Parigi Sud, nel 1982. Dopo il dottorato ha trascorso un periodo post-doc nel laboratorio di Clark presso Berkeley, dove ha collaborato fin dall'inizio ai lavori che oggi sono riconosciuti col Nobel. Oggi Dvoret è professore Beinecke di fisica applicata a Yale e ha anche una affiliazione con l'Università della California Santa Barbara. Il suo lavoro ha spaziato nella quantronica, nella circuit quantum electrodynamics, nel controllo di qubit e negli studi di errore quantistico. John M. Martinis, nato nel 1958, ha conseguito il dottorato nel 1987 presso l'Università della California, Berkeley. È stato in anni recenti figura di spicco nel laboratorio Quantum AI di Google, dove ha lavorato su qubit basati su circuiti superconduttori.
Il trio ha operato congiuntamente o in stretta vicinanza nei primi esperimenti di cui parliamo. Clark ha già avuto un ruolo guida nel gruppo. Dvoret ha portato competenze sperimentali sofisticate e Martinis ha continuato a tradurre le scoperte di base in applicazioni più avanzate verso il calcolo quantistico. Che cosa cambia? Implicazioni e prospettive. Non è un'esagerazione dire che il lavoro premiato quest'anno si colloca tra i mattoni fondamentali della prossima generazione tecnologica quantistica. I circuiti superconduttori che mostrano fenomeni quantistici controllabili sono oggi tra le piattaforme più promettenti per i qubit nei computer quantistici. Gli esperimenti di Clark, Dvoret e Martinis hanno resuscitato il sogno che il sistema quantistico possa uscire dal reame degli esperimenti puramente ideali e diventare parte della robotica della fisica, componenti che possiamo costruire, manipolare e integrare in dispositivi più grandi. Il circuito quantistico che tunnella e assorbe e emette energia a livelli discreti è un modello di atomo artificiale, artificial atom, che può essere connesso ad altri, modulato, usato come elemento di memoria quantistica o sensori estremamente sensibili. Nel comunicato del Nobel si sottolinea che i transistor nei microchip moderni sono già una tecnologia quantistica, nel senso che i processi di conduzione elettronica implicano effetti quantici, e che le scoperte dei tre premiati spalancano nuove opportunità per sviluppare the next generation of quantum technology, including quantum cryptography, quantum computers and quantum sensors. Detto in altri termini, ciò che era teoria oggi è un mattoncino sperimentale di ingegneria quantistica. Le sfide restano enormi: isolamento dal rumore, controlli di coerenza, scaling, error correction. Ma il premio riconosce che il salto concettuale è stato compiuto con successo. Reazioni e contesto. Gli stessi vincitori, contattati in remoto durante l'annuncio ufficiale, hanno espresso stupore e gratitudine. Clark ha detto che non aveva mai pensato che questo lavoro potesse essere candidato a un Nobel. Hanno attribuito il merito al lavoro collettivo, all'impegno nel controllare ogni minimo dettaglio sperimentale, alla capacità di ripetere misure statistiche che emergessero con chiarezza. La comunità scientifica ha accolto la notizia con entusiasmo, sottolineando come questo Nobel rappresenti una celebrazione dell'interfaccia tra teoria pura e sperimentazione avanzata, tra il pensiero quantistico e la costruzione di tecnologie reali. A livello simbolico, questo riconoscimento arriva nel momento in cui le tecnologie quantistiche, calcolo, comunicazione, metrologia, cercano una maturità maggiore. Il Nobel dice: non siamo più in un laboratorio astratto, solo, voglio dire, una rivoluzione quantistica concreta.